Cari amiche e cari amici, ben trovati a tutti. Siamo in un bel scenario naturale per parlare di un prodotto che è di gran classe, ma nasce per stare in mezzo alla natura. E mi sono brandizzato, guardate, per l'occasione, quindi avete capito già di che cosa si parla. Lo vedete dal cappellino, lo vedete dalla maglietta tecnica. Siamo a parlare dei fucili della Cosmi, una leggenda, un grande vanto italiano, ma parlare di tradizione e basta è una cosa che io detesto in tutti i modi, che lo sapete, anche in quelli che sono i racconti. Non mi piacciono tanto neanche i racconti di caccia, sempre col vecchio Tony, con la faccia rugosa come le querce del suo bosco e bla bla bla. Mi piace la caccia di oggi, mi piacciono i cacciatori giovani, mi piace la caccia moderna, mi piace il futuro di questa nostra passione, e il futuro di questa nostra passione passa anche dall'innovazione e passa certamente da imprenditori bravi come Luca. Speriamo. Luca ha rilevato la Cosmi un po' di tempo fa e la sta rilanciando in tutto il mondo. Ecco, molti di voi siete curiosi su questi prodotti di straordinaria meccanica. Luca, partiamo dal 12. Come funziona e che cosa sono i plus di un fucile Cosmi, di un semi-auto Cosmi? Questo, Andrea, è il prodotto Cosmi per eccellenza, il 12, il calibro in cui nasce ancora a fine del 1800, quindi il calibro classico per le cacce alle palombe, caccia alle anatre. Fucile in acciaio, in questa versione in particolare che vedi qua, con delle belle incisioni recante, come vedi appunto, parlavamo di anatre, qua vediamo le anatre, una bella inglesina. È un fucile non particolarmente leggero, ma dedicato a certi tipi di caccia dove serve più la facilità del brandeggio, la facilità, un certo tipo di bilanciamento rispetto a una ricerca esasperata della leggerezza, quindi classico calibro 12 per un impiego versatile. Questa è una canna da 66. Questa è una canna da 66-67, e anche questa una lunghezza di canna universale, diciamo, ti permette, certamente, tutti i tipi di caccia, le cartucce, di fare un po' di tutto. Un bel calcio in radica di noce turca, come tutti i fucili Cosmi, possono essere realizzati poi secondo varie tipologie richieste al cliente, ma tutti escono già con dei bei calci adeguati anche a quello che è l'arma e la filosofia dell'arma. Certamente. Cosmi era stato famoso negli anni che passavano perché riusciva a camerare 8 cartucce quando si poteva utilizzare una grande potenza di fuoco. Adesso, che cosa rende un Cosmi un fucile da essere preso che siamo illimitati ai 3 colpi? Quali sono i plus? Guarda, innanzitutto, questo ti parlo anche secondo il mio parere personale da cacciatore, perché io nasco come cacciatore, sono un cacciatore, vado a caccia. Il discorso del bilanciamento: il Cosmi è un'arma a lungo rinculo, il caricatore ce l'ha il magazzino tubolare all'interno del calcio. Questo permette di avere, una volta messe le cartucce all'interno del calcio, che siano 3, che siano 8, 5, dipende dalle legislazioni poi di ogni paese, certo. Di ogni paese, ha il peso all'indietro, ti permette un certo tipo di brandeggio. Quindi la sicurezza, una delle cose più importanti che ci possono essere, oltre al di là della praticità di utilizzo e quindi dell'efficacia a livello di caccia, che poi vedremo da che cosa è data. Luca, facci vedere quali sono i 3 livelli di sicurezza. I 3 livelli di sicurezza del Cosmi sono innanzitutto il fatto che è un fucile basculante, quindi può essere aperto. Una Così volta che è aperto, completamente, il fucile non può sparare in nessun modo. Il cane, c'è il discorso dell'armamento del cane. Una volta armato, solo una volta armato manualmente, il cane può andare a percuotere e lanciare il percussore che poi fa partire il colpo. Se uno va in giro col fucile anche chiuso, col cane non disarmato, il fucile è nella massima sicurezza. E poi abbiamo la classica sicura, come su qualunque altro genere di arma, che va a intercettare il discorso del grilletto, per cui 3 livelli di sicurezza. Certo, importantissima la sicurezza, e oggi è uno dei must in assoluto dei temi, l'efficienza da un punto di vista balistico. Sì, perché noi andiamo a caccia, e quando andiamo a caccia, se miriamo giusto, vogliamo anche pigliarci, e quando ci pigliamo vogliamo anche avere un buon risultato. Le canne, per le nostre canne utilizziamo degli acciai speciali, in questo caso Boiler Antinit, ha fatto la storia dei fucili Cosmi. Tutte le canne sono lavorate internamente all'azienda, lavorate dal pieno, lavorate ancora a mano dai nostri artigiani. Abbiamo la fortuna di avere gente che lavora con noi da tantissimi anni, ragazzi giovani anche, che stanno crescendo e stanno apprendendo ancora quello che è il discorso del lavoro a mano, della conicità. Il Cosmi è famoso per essere un'arma che quindi anche balisticamente ha delle rese superiori. Ha delle ottime rese, sì. Questo non sono io a dirlo, ma è realisticamente così.
Un'altra cosa che io credo che sia un vantaggio non da poco, perché io sono uno che per esempio ha dei difetti, io sparo con dei difetti, ho preso dei difetti e ho bisogno di fucili fatti su misura, e il fatto che ogni Cosmi nasce, diciamo così, tailor cut, fatto proprio veramente sartorialmente attorno al cliente, a quelle che sono le sue metodiche di sparo, che nessuno è perfetto, come i nostri fisici sono tutti più o meno compensati, nessuno è dritto come l'uomo di Leonardo, è perfetto come l'uomo vitruviano, tutti abbiamo i nostri difetti, ma quindi la stessa cosa succede sullo sparo, sul modo di sparare, di andare sopra il fucile, e voi fate anche uno studio analitico su ogni singolo tiratore, dandogli il meglio che può avere, giusto? Noi, a me piace che un nostro cliente venga in azienda, veda l'arma come è fatta, capisca la filosofia dell'arma e possa decidere ogni singolo dettaglio, perché è innanzitutto un piacere personale, secondo me, partecipare alla creazione di un qualcosa, di un oggetto unico realizzato per te, e poi, come dici tu, le misure, le specifiche della caccia, le esigenze personali di ciascuno di noi possono essere decise in qualunque dettaglio del fucile. Una volta il Cosmi era famoso per essere soprattutto un fucile da anatre, da passo, da occhi, addirittura c'era chi ci andava, celeberrima la foto di Brezhnev addirittura che lo adoperava, e tanti leader mondiali per delle cacce di un certo tipo, che però erano fucili, se prendi un vecchio Cosmi arrivavano a sfiorare, qualche volta a superare i 4 kg, pesanti. Oggi abbiamo una ricerca della leggerezza di tante altre tipologie di caccia, e voi siete venuti incontro anche a questo. La caccia è cambiata, la caccia è evoluta, l'ambiente è evoluto, e quindi le specie che andiamo a cacciare, adesso si fa una penna in modo diverso, caccia vagante, caccia coi cani, e come dici tu si ricerca la leggerezza. Questo, ti faccio l'esempio, è il mio, perché io sono un cacciatore, io nasco come cacciatore appassionato di armi, ma io vado con i miei cani e beccacci, avevo bisogno di un fucile leggero, un calibro 20, le cartucce personalmente secondo me del 20 adesso permettono una resa balistica pari al 12, per cui calibro 20 è un calibro tuttofare, super leggero, titanio, bascula titania, corazza in titanio, questo permette di alleggerire i pesi, andare su un fucile sotto i 3 kg, un fucile compatto, con anche canna, vedo che c'ha proprio una delle tipiche canne beccacciaie. Questo cos'è? Strozzata a 4 stelle CD? Questa è una cilindrica, 4 stelle cilindrica, adesso non mi ricordo. Quindi una cilindrica modificata, chiamiamola così, lunghezza 63 cm. 63-64 da bosco. E quindi la misura Churchill, che diceva essere il fucile perfetto per la lunghezza per il bosco, 63,5. Ci siete arrivati in pieno. E quindi un fucile da beccaccia che è un Cosmi. Un fucile da beccaccia. Con cui uno va a caccia con tutta la caccia coi cani da ferma. Infatti è Cosmi al 110%, ma leggerissimo, meraviglioso. Anche questo posso dire, i vostri fucili, io ogni volta che li prendo nelle mani sono un prodigio di bilanciamento. Tu hai parlato di sotto i 3 kg, sembra di avere in mano un affare di 2,4 kg, 2,3 kg. Perché è il peso che ti porta, no? Essendo più arretrato rispetto ad altri, a poterlo brandeggiare in un modo un po' diverso, ecco. Le incisioni ovviamente sono tutte una cosa in più da aggiungere al fucile, che decide il cliente. Incisioni comunque realizzate solo ed esclusivamente a mano, perché per noi la qualità è un must e deve rimanere dalla singola vite fino ad arrivare a quelle cose più appariscenti esterne, che sono le incisioni fatte esclusivamente a mano dai migliori incisori in circolazione. Per gli amanti dei piccoli calibri, delle cose semplici, delle finiture essenziali, ma amanti della grande meccanica e degli oggetti veramente belli da collezione ma da uso, perché questi qui sono dei fucili da uso, vanno usati, non vanno messi nelle rastrediere, vanno portati in campagna. Infatti noi siamo qui in campagna, c'è da un po' di tempo a questa parte, venendo incontro delle esigenze, anche avete fatto con bascule dedicate, meccaniche dedicate, i famosi piccoli calibri. Quindi qui abbiamo un 28 e un 410, quindi una finitura, come vedete, che è una delle più classiche per i semiautomatici. Con il copri nel castello abbiamo tutta la parte inferiore color acciaio, mentre abbiamo quel copri, il manicotto di copertura del castello, dove dentro si muove tutta la meccanica, in brunitura nera. Questa è una finitura tradizionale. Come abbiamo un completo argento, questo vero e proprio gioiello, in 410. C'è richiesta di 410-28? Parecchia, sì. Perfetto, è una cosa che mi fa molto piacere. Cosa in più?
Sempre parlando di sicurezza, loro non ve l'hanno detto, ve lo dico io, il fatto che il Cosmi, come vedete, nell'otturatore non ha manetta di armamento. Cosa vuol dire non avere la manetta di armamento? La manetta di armamento delle volte può impigliarsi, può andare a finire da qualche parte, può lasciare mezzo aperto il carrello quando ci muoviamo all'interno di una boscaglia. Ecco, tutto questo non c'ha possibilità di esistere perché, come vedete, è tutto completamente liscio e a filo con l'arma. Questi sono qualcosa di più dei fucili semplicemente belli, sono degli strumenti di meccanica eccezionale rivolti alla caccia di domani. Assolutamente. Grande Luca. Grande, grazie Andrea. Ragazzi, spero che vi sia interessato, ci abbiamo fatto altri lavori, andateli a vedere dove li vediamo fare, boom, intanto con dei piattelli, ma ne faremo anche qualcuno a caccia per farvi riconoscere sempre più da vicino. Un grande piacere sempre starvi accanto e vi ringrazio con tutto il cuore per l'attenzione e l'affetto con cui ci seguite. Un bacio grande come una casa e, come dico sempre, buona vita a tutti.